In questo video ci occuperemo molto sinteticamente delle principali caratteristiche tecniche del computer, in particolare di quelle da tenere presenti nel caso si intenda operare nell'ambito della grafica digitale 3D per l'architettura. Come ogni dispositivo hardware, un computer è realizzato per offrire specifiche funzionalità e nella sua essenza possiamo pensarlo come una struttura configurabile a seconda degli impieghi previsti. In particolare, le attività di modellazione 3D e di image editing riguardanti l'architettura richiedono performance piuttosto elevate, specialmente al processore, alla scheda grafica e alla memoria di lavoro. Ma andiamo per gradi e proviamo insieme a comporne idealmente la struttura. Un computer o PC è essenzialmente costituito dai seguenti componenti hardware contenuti nel suo involucro o case e che sono per così dire gli ingranaggi utili al suo funzionamento. Iniziamo dalla scheda madre o motherboard che funge da base per il collegamento degli altri componenti. Vi è quindi la CPU, Central Processing Unit, ossia il processore, il componente più importante, responsabile della gestione dei calcoli e degli algoritmi per l'esecuzione di istruzioni e operazioni logiche. Vi è poi la GPU, Graphics Processing Unit, ossia la scheda grafica responsabile della processazione e della relativa riproduzione di immagini e video. La qualità della GPU è una delle principali caratteristiche che contraddistinguono un computer progettato per la grafica. E quindi la RAM, Random Access Memory o memoria di lavoro, per il caricamento e l'accesso rapido al sistema operativo e ai dati durante le sessioni di lavoro. Funziona un po' come la nostra memoria, che consente di lavorare velocemente a mente senza consultare dati da fonti esterne, ad esempio dizionari, eccetera, o, in questo caso, l'archivio dei dati. Ed eccoci quindi ai sistemi di archiviazione, ossia gli elementi nei quali vengono immagazzinati i dati. Si parla in questo caso di memoria fissa. Tali sistemi possono essere classificati in meccanici, come gli HD hard disk, o a stato solido, come gli SSD, Solid State Drive. Altre tipologie sono rappresentate dai sistemi di archiviazione portatili, detti anche hard disk esterni, le chiavette elettroniche o USB pen e simili. Moli più considerevoli di dati possono essere invece archiviate sui server, cioè su speciali computer dotati di grandi capacità di memoria, oppure online su cloud tramite appositi drive, quali ad esempio Google Drive, OneDrive e altri, disponibili in forma gratuita e a pagamento. Ma come orientarsi nella scelta del computer al momento dell'iscrizione a un corso di studio in architettura? Pur essendo difficile definire a priori una configurazione generale, per così dire buona per tutti gli usi, in linea di massima, prescindendo da marchi e modelli, per svolgere senza particolari problemi le elaborazioni grafiche richieste nei corsi di studio in architettura, un buon computer potrebbe essere così costituito. Schermo, 15 pollici o più per consentire una buona visibilità, eventualmente con display touch e penna elettronica integrata. Processore, cioè CPU. Nella scelta i parametri da valutare sono la velocità in GHz, legata alla velocità di calcolo, e il numero di core, ovvero di unità di cui il processore è composto. Esistono in commercio processori dual core, quad core, eccetera, connesso alla performance e ai consumi energetici. In linea generale, i processori multicore ad alto numero di GHz sono consigliabili in ambito grafico. Scheda grafica, cioè GPU. Esistono schede realizzate appositamente per la grafica professionale, ma sono generalmente molto costose. Le GPU specifiche da gaming, ovvero impiegate nel campo dei videogame, offrono prestazioni elevate a costi più contenuti. Sono invece solitamente sconsigliate in ambito grafico le schede base o quelle integrate. Memoria di lavoro, cioè RAM, dai 16 GB in su, per consentire al sistema di gestire più software contemporaneamente e in maniera fluida. Sistemi di archiviazione. È consigliato installare il sistema operativo e i programmi software su dispositivi SSD, essendo questi dotati di maggiore velocità di accesso e scrittura rispetto a un hard disk meccanico. Si consiglia comunque di dotarsi di un dispositivo di memoria esterno, di capienza pari ad almeno 1 TB,
per l'archiviazione dei lavori conclusi, in modo da alleggerire il computer e permettergli di lavorare più agilmente. Come si diceva nel precedente video, per funzionare un computer ha bisogno di specifici programmi software o applicazioni. Ve ne sono di vario tipo, dai programmi di scrittura a quelli di calcolo, dai programmi di grafica a quelli di simulazione, e sono progettati ad hoc per le varie tipologie di elaborazione. In generale, anche i dispositivi hardware e le periferiche esterne impiegano specifici programmi software per funzionare. A tale proposito distinguiamo solitamente due categorie: le app o programmi software che consentono all'utente di operare e i driver che permettono al sistema operativo di dialogare con i dispositivi esterni, consentendo ad esempio alla stampante collegata al PC di funzionare. La maggior parte delle attuali periferiche non ha bisogno di particolari procedure per l'installazione e il collegamento al PC, essendo del tipo plug and play, ovvero è sufficiente collegarle mediante cavo, Bluetooth o Wi-Fi al computer per farle funzionare. A conclusione di questa presentazione, segnaliamo che nell'attuale era di Internet le postazioni locali, ovvero i singoli computer e dispositivi, sono sempre più interconnessi. In ambienti di lavoro piuttosto grandi e organizzati si utilizzano schede di connessione che permettono di collegare il PC e gli altri dispositivi a reti e sistemi di collegamento locali intranet o globali Internet. Nel prossimo video vedremo come gestire la componente software e come evitare i problemi più comuni in fase di installazione.